E buon salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio. Questo è il vostro Alex Gamer che vi parla e oggi siamo qui con un nuovo titolo con What Remains of Edith Finch. Allora, io ho già visto qualche video di questo gioco e era abbastanza carino, e ora che l'hanno messo gratis su PS4 per il Plus ovviamente ho pensato di farci qualche video e vedete se vi piace, insomma. Allora, io un po' la storia la so, vi posso raccontare qualcosa, però ve la leggo perché non sono molto bravo a raccontare, quindi vi leggo un pezzetto. Allora, la storia comincia su una nave, come potete vedere, in cui un bambino sta leggendo un diario lasciato lui dalla madre, Edith Finch, che non ha mai conosciuto. Tutta la storia del gioco è narrata attraverso il diario, che dalla lettura passa in una visuale in primo piano della stessa Edith Finch, mentre ritorna alla casa di famiglia dopo 7 anni di assenza. Essa ha con sé una sorta di diario in cui sono segnati tutti i componenti della sua famiglia, in cui si nota che quasi tutti i componenti della famiglia sono morti prematuramente, oppure morti alla mezza età. Questo in poche parole è, diciamo, l'inizio della trama. Ora non vado oltre perché spoiler sia a me che a voi, quindi più o meno questo è quello che c'è da sapere su questo gioco. Ora direi di iniziare, possiamo anche iniziare, in teoria dovrei premere su questo diario in qualche modo. Non vai, non capisco, premo un po' tutti i tasti, ok, con R2 è andato. No, non è vero, devo tenerlo premuto. A lot No, of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Inizio dal principio con la casa. Vediamo un po' ragazzi. Di quanto ne so, questo gioco non dico che è drammatico, depresso, ma qualcosa di simile. Poi dovrebbe avere una storia abbastanza I lived here carina. until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Quindi non poteva accedere a molte stanze della casa. Qua cos'è? La cassetta della posta. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Urgente aprirle subito. Andiamo. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Non ho fatto ritorno al finale del tuo fratello. Vabbè, ti va addosso così cattiva. Aria risvegliata, non passare. Vediamo un po'. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Okay, Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Appunto, quindi l'ha spinta a tornare in qualche modo. Potrebbe essere. O semplicemente non c'aveva voglia di dirglielo, gli ho detto scoprilo, vai. Allora, vediamo, posso correre? No. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Nessuno viene in macchina da tanto tempo, non ho fatto in tempo a leggere. Perché le scritte appaiono un po' a caso, quindi non mi aspetto mai dove stanno. Lo osservo. Allora. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Quindi è sua praticamente. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Ok, tra le domande, giustamente solo la casa. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Allora, sembra la casa del vicino di Hello Neighbor, tutta strana, fatta, costruita in altezza. Cioè, sembra identica, guarda, solo un po' più vecchia, un po' più malandata. Vediamo un po'. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Che è la casa stregata, che è un disagio. La casa ora va più lenta, mi sembra. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. E perché ci sta il mostro di Loch Ness.
ecco la chiave. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Ecco, ora devo cercare la chiave, mi pare giusto. Ah, ma qua, qua è tutto strano perché qua premo R2 e devo alzarlo io con la levetta. Non è che lo Looking fa da in, solo. I felt like the house itself had been waiting for me. Vedi, sta lì che ti aspetta e dice vieni. E non vedi che parla pure. Allora, quindi in poche parole devo trovare io la chiave? Vediamo sotto i vasetti. No. Nada. Vabbè, di là avevo visto un'altra strada, vediamo un attimo questa cosa. No, missing. Missing, sì. Qui sono persi qualcuno. Probabile. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere di qua cosa c'è. Credo che debba andare di qua perché il garage non si può dire. Non quello. Ciao. Ah, entro dalla porticina del cane, quanto che connetti. Quanto lo sapevo. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Quando avevo 11 anni, e beh, effettivamente, sai, 11 anni, 17 anni, penso che un pochino cresci, sai. Allora, vediamo un po'. For the first time in years, I felt like I was home. Grazie, ci sei tornata. Allora, vediamo. Di qua che c'è. The table was still a wreck from the night we left. Ah, quindi non It was era- like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Ah, c'era qualcuno in sedia a rotelle. Perché è scappato senza. Vabbè. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Va bene. Sì, qua sto rientrando dall'ingresso, sto andando, cosa c'è qua? Devo girarlo. Barbara. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Figo. Chi è Barbara? Vabbè, però non so chi sia. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Infatti. Vabbè, sfondalo, no? Dai un cazzotto, qualcosa. Guarda come è leggera questa porta. No, niente sfondamenti. Allora, qua c'è un occhiello. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Ah, mazza, un po' piccola sta biblioteca per tenere così tanti cadaveri. Va bene, se lo dice il gioco. Allora andiamo. Vai, posso usare questo, non c'ho voglia di fare scale, dai, siediti. Niente, no, non posso. Andiamo. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Scusate per i cani che abbaiano. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Anche la dietro gli spioncini, quindi. Che era quello da sedia a rotelle, in teoria. Perché c'ho i vicini pieni di cani? Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Ok, raga, sembra che hanno smesso i cani. Prendiamo questo qua. Edie's father Odin built the original house. Però ti di questo da casa. Vabbè. Guardiamo da questo spioncino. La stanza Barbara di was a Barbara. child star for 2 years, until America grew out of it. Quella è una bambola gigante o... Vabbè, è inquietante, abbastanza inquietante. Allora, continuiamo. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Era chiusa a chiave.
Perché è finita, cioè non dovrebbe essere finita, però è tutto chiuso, quindi non saprei. Beh, prima sono salito da qua e sono andato direttamente lì. Vediamo. Aspetta, secondo me è lì che devo andare, lì dove c'è lo squalo, sicuro. La porta è aperta, spalancata, Molly si può always dire seemed vieni. like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Ah, ecco. Mi vedi qua. Tra poco vado pure là. Prima controlliamo qua. Tante porte con tanti spioncini. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Ah, ecco. E sta ancora là il suo ritratto, scommetto. Guarda, se si riuscisse a zoomare un po' magari vedo pure come è fatta. Vediamo qui. Gregory. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Ah, quindi praticamente erano camere sigillate con degli spioncini. Cioè, che senso c'ha? Cioè, My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Va bene. Allora andiamo nella stanza dello squaletto. Penso che lì continua. I spent a Suppongo. lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Quindi posso passarci tipo. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Ok. No, tipo, non ci ho mai creduto e questo è il passaggio segreto. Anche gli scommetti che questo è il passaggio segreto. Vabbè, per forza, c'era la scritta lì. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Minchia, che passaggio. Devo spingere in avanti. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Di cosa aveva paura? Vediamo un po'. La maledizione dei Finch. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Già, quello era proprio prima di me. But I had no idea what was behind that door. Vediamo un pochino cosa c'è dietro quella porta allora. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Vediamo cosa succede allora, visto che non ho idea. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Guarda, mo ci entri nel dipinto? No, peccato, non si può. Allora, vediamo un po' cosa c'è da fare qui. Niente. Vai. Beh, è bello, la stella marina tutta tagliata. Che devo fare? Non che devo fare? Ah, certo, un diario. Holly Finch, 13 December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Non ci credo. Il cibo del gerbillo. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Che schifo. Scommetto avrà qualcos'altro da mangiare. Aspetta, cioè, vedi se c'è qualcosa da mangiare qua, tipo il pesce, ecco, mangiate un bel pesce. Vedi che buono il pesce. C'è scritto qualcosa. Pensai di mangiare I un thought about pesce. eating Christopher, but I held back. Ah, ok. E meno male che sei trattenuta. Mazza, che c'avevi che ti sei affamata? Esco di là o di qua? Cambia qualcosa secondo voi? Proviamo. Mom, can I come out now? No, non puoi. Sweetheart, it's late. Go to sleep. Mamma cattiva. Scusate.
Allora esco da qua. Ci sono due porte, sai com'è? Mamma, non sa. Ah no, è il bagno. Beh, scherzavo. Allora, mi mangio lo spazzolo in I kept dentifricio. eating and eating. Che schifo, il dentifricio non si può mangiare. Che schifo. Si può mangiare il dentifricio. I ate a lot of things that night. Ah, ecco perché è morta. È morta mangiando qualsiasi cosa. E quindi? Mo? Che fa? Ti bevi l'acqua del cesso? Non ho capito. Then I heard chirping outside my window. E tu li mangi pure quelli, It was a scommetto. barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Mi allunga verso And lei e cadi suddenly- giù. Ah, è diventato un gatto. I was a cat. Giusto, mi pare ovvio. Puoi saltare là? Ah, ecco. Ok. Dillo prima, I tried to be Gio. quiet, but the bird was really scared. Ma non era davvero impaurita. Dove è andata la rondine? Aspetta. Ma perché devo... Scusate se non sto parlando, ma sta cosa mi sta un po' prendendo e devo mettermi a seguire un uccelletto. Vabbè, devo farlo, devo mangiare, cioè, non ho capito. I jumped and I almost got her. Perché un salto e quasi la acchiappai. E infatti il gatto si è incavolato perché ha detto cazzo, c'ero quasi. Salta. E salta. Dove che sto andando di preciso? Ma dove è andata sta rondine? Ah, ma sta sul tavolo. I could tell she was getting really Devo tired. dire che si stava stancando molto. Ma il gatto o la rondine? Now I was up in the big tree. Adesso era lassù sul grande I albero. promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Ma non ci stai salendo tu, ci sta salendo il gatto. Pensa a questo. Allora, dov'è che era? Era... già mi sono dimenticato. Dove sta rondine stupida? Ecco. Allora devo fare tipo il giro dell'albero? C'è un punto. Ah, vedi che ci posso salire, E allora se la magna... I gobbled her up, La devo dare però. Sei caduta, mi pare and giusto. suddenly I was an owl. Invece era un First, gufo. all mi I pare heard giusto. was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. Quanto sono forte? Ho preso subito questo. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something Come bigger. c'è qualcosa di più grosso. Addirittura. E che te vuoi mangiare? Un pesce? No, vabbè. Non c'è nel lago. E quindi... più grosso A mama che- rabbit. Un altro coniglio, non lo vedo. Ah, ecco. Questo all'albero a posto. She was mamma mia, almost too big questo to incidente. carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Era uno squalo. Ah, mi pare ovvio. Vabbè. E mo che diventi? Pesce cane? No. Diventa un dinosauro. Ah, devo sguazzare. Come le due. Ma cos'è? I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Era più affamata che mai. E direi.
Oh, ecco, c'è qualcosa da mangiare finalmente. Pesciolino, vieni qua. Dai che sei molto carino. È una foca, cos'è? È una foca, sei una foca. I wanted fat, juicy seals. Oh, l'ho presa. L'ho presa no? No. Che sto facendo? C'era in cui io non lo stavo. Cos'è sta foca? Mi sono perso la foca. Ah, eccola. Ah, ecco, vado giù. Non capivo come andare giù io. Sono un incognito, so. Mo, me la mangio sta foca. Boom! Dai, l'ho presa. I tore off her flipper. Non esce neanche un po' di Tasted sangue. really good. Io ho un sapore squisito. E grazie, è una foca. E quindi non potrei mangiare tutta. Ah, eccola là. Come fa a nuotare ancora se gli è strappato una pinna? Grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. E diventi un When I umano. opened my eyes, everything had changed. Ah, no, eri un vermetto. Mi pare giusto. Cosa sei? Cos'è di preciso sta roba? Ah, ma... Ah, allora ok. Adesso ho capito. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Sentivo l'odore delle persone. Ero un mostro, sentivo l'odore delle persone. Mi pare giusto. Perché io sto facendo questo? Ma che cacchio fa? Oh, buoni, eh? Buoni un attimo. Oh. Questa ragazzina per me c'era qualche problema, Cioè, se mi queste cose mi pare un po'... I was big, but I moved real ero quiet. grande. Mi muovevo con passo per padre, perché io credo che la giacca pantacolino. Non faccio mai. Oh, è questo. È entrato nel tentacolo la persona, mi pare giusto. Andiamo di qua. La musica fa un po' schifo, I wanted to stop, but also I didn't. Ma non lo feci. Vabbè, bagno. Non tu non era schifo questo. Molto bene. No, c'è tutto qualcosa. No, ho sbagliato strada? Devo stare di qua. Per me è un po' difficile da controllare, After the last passenger, I was still hungry. And to cross the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Per cui nuotai verso di esso. Se non fa un vermicello oppure di nuovo uno sparo. Ora mi sembra un vermicello. I Vabbè. slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Strisciai sulla sabbia e il buon odore proveniva da un vecchio convento. Vediamo un pochino. Che ci sarà di buono. Ah, stavolta non devo premere io R2 per muovere la visuale. Va avanti, punto e basta. Questo che è? È il bagno della casa di... nostra. Sì, per forza. No. Sembrava quello. Sembra quello, I Sì, got è quello. closer and closer. Vedi sempre più vicina. Molly. È la stanza sua. Che si mangia il criceto. A me sa, No. A letto. È il mostro sotto al letto. All my stomach started growling. E quindi... And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep.
But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Ma what the fuck? Che... Ma non ha nessun futuro senso. Prima bisogna di essere un I'm not sure mostro. if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Cioè prima si sogna di essere un sacco di mostri strani. Bisogna essere un mostro che si leva sotto al letto e poi... Cioè, come se... I can't describe Non ho it, capito un but cavolo. I felt like some part of Molly was still here. Mi porto di nuovo questo però qui. Magari il mostro ha lasciato un pezzetto sotto al letto, che ne sai. Non andava, se la lo teneva un po', sai com'è. Poi se vedete, vedi, ci sta il mostro, ovviamente non è il vero mostro, poi c'è un pupazzetto che secondo me tipo raffigura il mostro sul letto. Che figata. Un easter egg abbastanza carino. Comunque raga, io direi che questo video può terminare qua. Quest'oggi abbiamo fatto abbastanza. E niente da dire ragazzi, ci vediamo con il prossimo episodio, mettete like e bella raga.